Bentornati a un nuovo episodio di sopravvivenza tra mare e natura. E guardate in che posto incredibile mi trovo. Questo è Capoferrato e finalmente dopo 3 mesi c'è una giornata di sole. Oggi faremo un video particolarissimo, infatti in tantissimi mi avete chiesto come si inizia la pesca subacquea e quale strumento si può utilizzare per cominciare. E ecco qui. Ho messo da parte i miei fucili storici per provare a diventare, diciamo, un principiante, ricominciare da zero, e per questo ho scelto un fucile commerciale, il Preda 90, però è un fucile fatto molto bene e l'ho un pochino sistemato. Come vedete non ho messo un mulinello per renderlo più leggero possibile nella pesca nel basso fondo, e ho messo, diciamo, un bungee, che sarebbe questo elastico qui, che nel caso si peschi un grosso pesce ci consente comunque di ammortizzare le sfughe. In questo video pescherò con il fucile con 2 settaggi diversi. Nella prima parte pescheremo col fucile così come esce dal negozio, se non con qualche piccola modifica come vi ho fatto vedere. Nella seconda parte invece metterò 2 elastici, creerò quindi un fucile più potente e vedremo come andrà. E ora con questo mare stupendo andiamo a vedere cosa troviamo e poi ce lo cuciniamo proprio qui. Ora ragazzi, anche se è inverno, non ci sono barche, qui dietro c'è un porticciolo, quindi il pallone è fondamentale. Poi è vero che ci romperà le scatole durante la pescata, però noi saremo bravi, se riesco a trovare dove il coso per essere gonfiato, attenzione, noi saremo bravi a pedagnarlo. Ora vi faccio vedere come lo sistemo, in modo tale che lo posso lasciare, pesco intorno al pallone, quando mi devo spostare lo sposto e comunque sono sicuro che le barche quantomeno dovrebbero evitarlo. Bello grande così. Si vede, eh? Ora, se volete essere sicuri che rimanga dritto, io ho un piombo da 200 grammi, ci facciamo un nodino proprio super semplice e poi da qui lo annodiamo. Vedete? Questa è una soluzione semplicissima, ma sicuro ve lo tiene così il pallone, perché se poi si corica non ha alcun senso. Questo è un piombo che si può mettere pure in cintura, quindi è comodissimo, lo posso infilare qualora non pesassi abbastanza, se voglio stare proprio basso basso, che poi io lascio attaccato al pallone. È rosso, si dovrebbe vedere abbastanza bene. Ecco qua. Oh ragazzi, quando vi cambiate, per evitare di far vedere il nudité in giro, vi consiglio 2 cose. Innanzitutto questo qua, e poi le Crocs, che saranno brutte ma sono comodissime. Vai! Allora, io lo so che bisognerebbe andare all'alba, però per farvi le riprese molto spesso io vado un po' più tardi, perché con il sole più alto riesco a farvi vedere meglio, ok? Oggi non so davvero cosa pescheremo ed è bello anche provare fucili nuovi, Io sono abituato a cannoni, però secondo me un bravo pescatore sa pescare un po' con tutto. E oggi vediamo se sono bravo. Potete insultarmi. E così comincia la mia avventura subacquea. Ovviamente questo non è il posto migliore per pescare e sicuramente non è l'ora migliore per farlo. Come vedete la visibilità è incredibile, ma non si vede un pesce. Il pallone è lì e piano piano lo sposterò mano a mano che io avanzo. È un lavoro abbastanza faticoso e ci toglie tantissime energie, ma va fatto non solo perché è legale, ma soprattutto per evitare di essere tranciati dalle eliche delle barche. Vi do la mia impressione sul caricamento del fucile. È davvero facile perché l'elastico è da 16. Ovviamente non mi aspetto dei tiri mostruosi. Quando si pesca con un nuovo fucile, di solito si fanno dei tiri di prova con un bersaglio che potrebbe essere una sagoma di polistirolo attaccata a un sasso oppure una bottiglia. In questo caso non ho portato nulla, voglio però verificare se ha molto rinculo. Non sembra, e devo dire che mi è sembrato anche abbastanza preciso. Ora vediamo col pesce. Un'altra prova che faccio in questo mare meraviglioso è quello di prendere di mira un pesce, anche se non sparerò perché è molto piccolo, ma giusto per avere dei riferimenti nel caso passasse un pesce più interessante. Purtroppo, come vedete, non c'è davvero nulla. Dall'alto scorgo un banco di salpe. In questa parte della Sardegna le salpe sono davvero ottime, addirittura più buone di olorate in alcuni periodi, e questo dipende da alcune alghe che loro mangiano. Comunque scendo sul fondo e piano piano mi avvicino al banco senza fare rumore. Vengo però distratto da un grosso polpo che è lì che sta guardando anche lui le salpe, probabilmente per cercare di catturarne qualcuna.
Mi avvicino per dargli un'occhiata, nonostante lui si senta al sicuro, è visibilissimo. Comunque mi concentro sulle salpe, ne passa una più grande e scocco il tiro. La prendo, ma purtroppo il tiro è alto. Il polpo invece è ancora lì. Ciao ragazzo, vai tranquillo. E anche la salpa se n'è scappata tranquilla. Dopo una quarantina di minuti sto ancora cercando qualche pesce su questo fondale incredibile. Purtroppo questa zona è sempre stata molto povera di pesce, se non in alcuni momenti molto particolari dove le condizioni sono ottimali. L'orario ovviamente non aiuta. Comunque mi immergo e vedo dall'altra parte un grosso tordo. Purtroppo l'obiettivo della GoPro non aiuta. Comunque voglio provare a fare un tiro. Come al solito, la tecnica vincente è quella di muoversi tra gli scogli non troppo velocemente. Infatti, il tordo riappare e provo un tiro da lontano. Probabilmente lo pizzico appena con la punta dell'asta e il pesce scappa. Succede poco dopo la stessa identica cosa con un pesce pappagallo. Rimangono infatti un pugno di squame. Il pesce è riuscito velocemente a scansare l'asta e io rimango senza nulla. Ormai sono veramente demoralizzato, purtroppo però il posto lo conosco e so che non offrirà chissà quali pesci. Eppure da lontano riesco a intravedere la sagoma di cefali enormi, in particolare ce n'è uno che è davvero gigantesco. E ora cosa diavolo faccio? Così come un felino nella savana decido di avanzare nascosto dallo scoglio che vedete sulla sinistra. Non sono ancora immerso, proprio perché voglio aspettare l'ultimo secondo, e ora lo faccio. A questo punto avanzo anche velocemente, perché tanto lo scoglio copre i miei movimenti, e appena mi sporgo, i cefali sono proprio lì davanti. Quell'enorme però non è a tiro, sembrano vicini ma sono tutti pesci molto lontani. Alla fine decido di sparare a un cefalo medio. Lo colpisco, ma l'asta non riesce a penetrarlo. Purtroppo alcuni fucili hanno dei limiti in determinate configurazioni, ma questo lo sapevo, proprio perché è un fucile che deve essere adatto a chi comincia a pescare e non può essere troppo difficile da caricare. Dopo averlo ricaricato, comunque mi sposto e cerco di ritrovare il banco dei cefali. Sono sicuro infatti che non si sono allontanati troppo. E all'improvviso, infatti, i cefali sbucano. Stavolta decido di avvicinarmi molto di più e scocco il tiro. L'ho preso perfettamente ed è un pesce davvero davvero grosso. Spero solo che non sia una femmina. Non fatevi ingannare dalle mie mani, questo è davvero un bellissimo cefalo. Tuttavia, mi sa che non posso cucinarlo qui sulla griglia, perché per me sarebbe davvero troppo. Ragazzi, allora purtroppo non sono riuscito a vedere i pesci che volevo vedere, ma a un certo punto hanno cominciato a girare questi affari qui, questi cefaloni. Questo è veramente grosso ed è maschio, vi faccio vedere. Vedete che esce il lattume, che sarebbe altro che lo sperma poi del pesce. Ma vi posso garantire che ce n'era uno, io non ho mai visto un cefalo così grande. Era una femmina, avete visto, sono andato nel banco e ho sparato al maschio, però abituato a fucili molto lunghi e molto potenti gli ho tirato molto lontano e quindi l'asta non è riuscita a penetrare il pesce. Purtroppo è questione di abitudini. Avete visto che comunque con un po' d'abilità qui, mentre stavo uscendo all'ultimo secondo, ho dovuto di corsa accendere la GoPro, il pesce ce l'avevo sotto, gli sono arrivato vicinissimo e l'ho preso. Ma non finisce qui, la proviamo in configurazione doppio elastico e vediamo come va in un altro posto. Vabbè, non ho resistito, ovviamente pensavo di farvi vedere direttamente una nuova giornata di pesca, però guardate qua, la natura mi ha ispirato, sono in un posto incredibile. Quella di fronte a noi è l'isola di Serpentara, che è una riserva marina strapiena di pesci ed è giusto che rimanga così, e qui sotto c'è questa caletta incredibile dove io ho dormito con Sayonara. Ora, visto che quel cefalo meraviglioso va fatto vedere, vi farò vedere una ricetta davvero molto particolare. Lo andiamo ad affumicare. Ora però godetevi sto spettacolo della natura che mi ha ispirato e alla fine mi ha fatto cambiare idea. Eccoci qua ragazzi, siamo tornati a casa. Molti diranno, ma il cefalo, un pesciaccio. Guardate che il cefalo è uno dei pesci più buoni che c'è. Come al solito ragazzi, l'andiamo a sfilettare, quindi coltelli buoni, tagliando vicino alla testa e poi seguendo lungo sostanzialmente quella che è la lisca del pesce.
Guardate, hanno un profumo pazzesco. Voi andatevi a comprare il salmone che ha levato facendo dei casini infernali. E quindi ricaviamo 1 e 2 filetti. Queste mega spinone le andate a togliere in questo modo molto molto semplice. Il pesce è pulito, c'ha un profumo pazzesco. Guardate qua, io ho le mani grandi, questo è un filetto eccezionale. Non si può affumicare il pesce così per un semplice motivo, perché è pieno d'umidità, è pieno d'acqua e comunque la fumicatura lo andrebbe quasi a cuocere, quindi dobbiamo disidratarlo. Per farlo utilizziamo ovviamente il sale e poi lo zucchero. Sia il sale che lo zucchero lo vanno a disidratare, ma se usassimo solo sale, ovviamente verrebbe salato da morire. Ora li cospargiamo facendo metà e metà. Se lo volete un po' più dolce, io vi consiglio di aggiungere un po' più di zucchero. Da una parte io lascio sempre la pelle, perché la pelle quando lo andiamo a fumicare lo lascia compatto. Ogni tot io lo vado a girare e metto il sale e lo zucchero anche dall'altra parte, dalla parte della pelle. Ora, questo qui lo mettiamo in frigo e lo lasciamo nel frigo per 8 ore. Vedete, già sta facendo effetto e già il sale e lo zucchero stanno andando a togliere tutta quella che è l'umidità in eccesso del pesce, lo vanno proprio ad asciugare. Io il frigo non ve lo faccio vedere perché non vi dico, c'è un limone morto e una cipolla che mi guarda così col ciuffo alto 60 metri, quindi non guardate il mio frigo, il frigo brutto di uno che non sta mai a casa, No, per carità, via, via. Eccoci qua. Come avete visto, io ho fatto un procedimento leggermente diverso. Io stamattina, dopo la marinatura, che diciamo che è durata tutta la notte, ho sciacquato dal sale e dallo zucchero il pesce, comunque si era già bello asciugato, e poi l'ho lasciato in frigo. Lasciarlo in frigo vuol dire rassodare ancora di più le carni e renderlo perfetto per la nostra affumicatura. Come funziona? In maniera semplicissima, io ho comprato queste bricchettine qui e sopra ci vado a mettere dei trucioli che sono fatti apposta. Io ho preso questi qui, sempre della stessa marca, che diciamo è abbastanza famosa per queste cose qui e funziona molto bene. È ovvio che tutto questo non lo fate dentro casa, io ve lo sto facendo vedere, poi ovviamente porterò tutto fuori. Il processo è semplicissimo. Per prima cosa si prende il pesce, si aggancia, si mette lì, dopodiché accendiamo le birchettine, utilizzate lo strumento apposito, un piccolo barbecue o il fornello di casa, che vi faccio vedere, diciamo non è la cosa più pulita, ve lo faccio vedere, ma io ho altri, diciamo, metodi. Dopodiché piazziamo le bricchettine all'interno di questa vaschettina. Questo in realtà viene creato per usare una resistenza elettrica, ma ovviamente a me piace fare le cose col fuoco vero, altrimenti poi veramente ci arriva una bolletta infernale. E dopodiché ci si mette sopra queste schegge di legno che andranno a creare un fumo che piano piano aumenterà il calore e darà poi sapore, cuocerà il pesce e darà sapore alla carne del pesce. E piano piano ora il fumo invaderà tutta la cabina, che ovviamente non lo farà uscire se non da un foro che si trova sulla sommità, e piano piano aumenterà la temperatura e tutto quanto. Ma veniamo al punto più importante. Come avete visto abbiamo utilizzato un fucile adatto a chi comincia la pesca subacquea con un allestimento semplicissimo. Invece di un elastico singolo ne mettiamo 2 circolari. In questo modo, infatti, dovremmo aumentare la potenza del fucile e dovrebbe essere anche un po' più semplice da caricare. Faccio un nodo bandiera e rifinisco il tutto con l'accendino. Ora io non vedo l'ora di andarlo a provare e vedere quali saranno i risultati e soprattutto se sarà un cecchino anche così. Chissà! Allora, iniziamo subito con una bellissima dose di disagio. Infatti, quando cambio gli elastici, ho sempre il terrore che qualcosa vada storto. E infatti, stavolta qualcosa va storto. Pam! Parte infatti il nodo bandiera. Purtroppo non l'avevo stretto bene a casa e il Dyneema nuovo è molto scivoloso. Quindi con una fatica che non vi dico, riesco a fare un doppio nodino e a sistemare il tutto. Mo' vediamo se va. Nel dubbio, al pallone ci metto sempre 30 cm extra di Dyneema, perché non si sa mai. Ora speriamo che non devo uscire dall'acqua e rifare tutto da capo. Proviamo, e fortunatamente va tutto bene. Ora carichiamo il secondo. Vedete come l'ho caricato? Prima quello davanti sulla tacca davanti e poi quello dietro sulla tacca più lontana. Mentre vado avanti mi impiglio in un filo che qualche pescatore si è perso. Voglio controllare se c'è l'amo. Purtroppo l'amo c'è e con tutto il verme.
Se non lo tolgo, rischio che qualche pesce se lo vada a mangiare e poi muoia così, tra gli scogli, allamato, senza che nessuno lo ritiri. Devo trovare il modo di neutralizzare quest'amo, ma non me lo posso mettere addosso e tantomeno, diciamo, sul pallone, perché sarebbe un casino. Allora tolgo il verme, prendo il coltello e con questo faccio un po' di leva sulla curva dell'amo. Ecco, l'ho spezzato. In questo modo sarà del tutto inoffensivo. Allora, cominciamo a prendere confidenza con questo fucile. Devo dire che il doppio elastico è anche più bellino da vedere rispetto al monoelastico. Anche qui comunque devo dire che c'è un deserto, non si vede infatti un pesce e dopo le mareggiate tutte mi hanno confermato la stessa cosa. Quelle poche alghe che erano attecchite sui graniti sono state praticamente tolte e quindi i pesci non hanno veramente nulla da mangiare. Faccio stavolta una discesa lungo un posto che conosco bene, ne approfitto per farvi vedere uno scorfanetto che si trova su uno scoglio e poi proseguo più avanti. Questo errore dello scorfano mi sarà fatale, infatti mi giro a destra e non mi accorgo che dalla sinistra sta sbucando un pesce molto interessante. Eccolo lì, una bella orata, che ovviamente appena mi vede se ne scappa. È inutile pure pensare di andare avanti, l'unica cosa che si può fare è fermarsi e vedere se torna indietro, ma questa secondo me non tornerà. Vabbè, non ci posso fare niente. Più avanti c'è questo banco di salpe meraviglioso. Ne approfitto per farvi anche vedere quanto sia cambiata la vegetazione in questi mesi. Quando arrivo sul fondo, i pesci inizialmente si spaventano, però poi, una volta che mi fermo, si tranquillizzano e cominciano a girarmi intorno. Lo so, molti non apprezzano questo pesce, ma comunque è sempre uno spettacolo essere circondati da centinaia di pesci. Ora mi trovo davanti a un altro punto che mi ha sempre regalato delle bellissime catture. C'è infatti questo scoglio che affiora, dall'altra parte il fondale scende fino ai 6-7 metri. Bisogna prendere un po' di fiato e andare dall'altra parte facendo un agguato strusciando sullo scoglio. Quando c'è maestrale, infatti, dall'altra parte la corrente porta plancton e di solito qualche grosso predatore può girare. Oggi invece non c'è niente. Però, invece di riemergere, comincio ad osservare il fondo. Qualche pesce comunque potrebbe avvicinarsi. Non vedo nulla se non un grosso tordo che è proprio lì sotto. Allora cerco un tiro lontanissimo. Vado per sparare, ma non spara. Probabilmente si è messa alla sicura. La tolgo, sparo, colpisco il pesce, ma lo prendo alto. Ecco, già ho capito che oggi non è giornata. Ah, con 2 elastici tira proprio una bomba ed è precisissimo. Peccato che ho tirato da lontanissimo. È il primo tiro, mi si era inserita la sicura, non so come, aiuto, non ce la mettete la sicura che tanto è solo dannosa. E niente, quindi alla fine l'ho tolta, ho sparato, ma avevo perso un po' la mira e l'ho preso un po' alto, però sopravviverà questo pesce perché l'ho appena toccato. Bene, bene, mi piace ora il fucile così. Va bene, comunque dopo altri 150 tuffi capisco che non girano né cefali né spigoli né nulla e cerco allora di prendere qualche buon pesciolino per la cena. Molti criticheranno questi pesci, ma devo dire che sono eccezionali e secondo me se uno mangia il pesce è meglio pescare una preda buona da mangiare piuttosto che una buona per farsi le foto. Comunque qui è pieno di pesci pappagallo, ma quelli più grandi sono furbi e maledettamente astuti e quindi non riesco a prenderli anche dopo diversi tuffi. Ho l'assetto molto sbagliato perché qui l'acqua è fonda. Sebbene abbia tolto 1 chilo, comunque scendo come un razzo. Dovrei toglierne almeno altri 2, quindi sto pescando davvero molto male. Però avete visto che non c'è pesce. Quando vi dico che in Sardegna in alcune condizioni non c'è pesce, intendo proprio questo purtroppo. Ne approfitto comunque per farvi vedere un paguro davvero gigantesco che si trova su questa conchiglia qui. Devo dire che la mareggiata ha cambiato di molto il fondale. Oh, guardate che ho le mani grandi, Lui però lì dentro non si fa vedere bene. Comunque, lasciamolo lì. Intanto, di pesci, zero.
Dopo aver fatto un paio di giri nell'acqua un po' più profonda, ma comunque sono molto pesante, a questo punto mi metto a pescare nell'acqua un po' più bassa. E qui di nuovo è strapieno di salpe, ma sono tutte piccoline. Comunque vale sempre la pena provare a fare un aspetto quando ci sono questi pesci, perché non si sa mai se qualche predatore le stia seguendo. Potrebbe esserci una spigola e a volte anche un dentice, ma stavolta non c'è proprio nulla. Vabbè, comunque mi sono goduto la vista di questi pesci meravigliosi. Dopo tantissima strada, finalmente comincia a vedersi qualcosa. Oh ragazzi, io non sto pescando per prendere dei trofei, bensì per fare una cena in famiglia, perché infatti ho l'idea di mangiare con tutti, anche con mio nipotino. Beh, insomma, avete visto la cernia che si sta allontanando? È piccola, comunque non gli sparerò. Qualche pesce comincia a farsi vedere, come questo pappagallo, a cui decido di sparare. Preso perfettamente. Questo lo daremo da mangiare al mio nipotino di 2 anni, che lo apprezzerà tantissimo. Dopo vi faccio vedere. Comunque non faccio in tempo a ricaricare il fucile che sotto di me si vede un grosso tordo. Non lo perdo di vista, in questo caso vi consiglio sempre di ricaricare il fucile senza perdere di vista il pesce che è lì sotto, e se fate le cose con calma, senza esagerare, comunque il pesce potrebbe rimanere lì. Dopo aver caricato lo tengo comunque d'occhio e riscendo. Avete visto? Il pesce è andato dietro lo scoglio. Io so che lui si troverà lì, ma ora sarebbe impossibile sparare perché sono molto vicino. Do sempre un'occhiata se ci sia qualcos'altro e aspetto che il pesce si porti a tiro senza dover distruggere l'asta. Anche stavolta l'ho preso molto bene. Devo dire che nonostante il doppio elastico, questo fucile è rimasto estremamente preciso e sono contentissimo di questa cosa. Mentre ricaricavo il fucile, dall'alto vedevo questo tordone che sapete che è un pesce che a me mi fa impazzire, che ha una carne eccezionale. Quindi piano piano ho caricato il fucile, poi l'ho visto, sono sceso. Bisogna stare attenti con questi pesci perché è vero che in alcune condizioni sono facili da pescare, però si mettono attaccati agli scogli e il rischio di spaccare tutto vi devo dire che è molto molto elevato. Quindi l'ho fatto andare via, ho tirato intorno un paio di metri. Il fucile è precisissimo. Vabbè, continuo dopo a parlare ragazzi perché qui rischio di affogarmi perché le onde stanno diventando sempre più alte. Comunque, ne approfitto per provare a fare un altro aspetto e vedere se qualche pesce più interessante si avvicini. Una volta sul fondo non vedo altro che un banco di salpe, ma sono sempre piccole. Purtroppo non si vede davvero nulla ed è grave, perché qui la stagione potrebbe essere anche buona per qualche pesce più interessante. Comunque, un altro bel tordo viene a trovarmi e io non mi faccio certo pregare e faccio un tiro anche abbastanza difficile, ma lo prendo perfettamente. E visto che la zona è buona, ne approfitto per fare qualche altro aspetto, vedere se qualche altro grosso tordo si avvicinerà. Ora voi non lo vedete, ma da lontano si vede la testa di un tordone emergere dalle foglie della posidonia. A sto punto mi nascondo dietro lo scoglio e avanzo molto velocemente. Quando siete al riparo potete farlo e poi sparo. Preso! Come vedete, appena l'ho preso, il pesce va a rifugiarsi tra le foglie della posidonia, ma è troppo tardi. Comunque, anche questo è un bellissimo pesce. Per carità, non saranno i pesci più sportivi del mondo, non sarà bla bla bla, ma mi piacciono molto. Comunque questa è una zona di questi pesci, ne ho presi 3 che per la cena vanno benissimo. Ora vado un po' più avanti per esplorare, anche se il mare, come vedete, si sta un po' incazzando come al solito. Però la corrente mi riporterà verso la macchina, quindi posso andare avanti in tranquillità. Sto stancando. Altro giro e dall'alto vedo 2 bei pesci pappagallo. Questo è in assoluto uno dei pesci più buoni che secondo me c'è da mangiare. Tuttavia non gli sparo da vicino, sperando che si veda qualcosa di più grosso. Non giudicate dall'obiettivo della GoPro perché purtroppo il grandangolo sfalsa tutte quelle che sono le dimensioni reali dei pesci.
Mi giro anche di 180 gradi perché è l'unico modo per capire se il pesce sta girando magari nella direzione opposta nella quale noi veniamo. E poi da lontano si avvicina un bel pesce pappagallo. Faccio un tiro davvero davvero lontano, ma lo prendo perfettamente. Niente, devo dire sono molto soddisfatto. Ora la buona notizia è che posso tornare con la corrente, la brutta è che mi si è scaricata la GoPro e quindi dovrò usare questa che ho in mano per fare le riprese. Vediamo se ci riesco. E faccio un paio di riprese proprio per farvi capire com'è diversa la visuale sebbene mi sia allontanato solo di pochi centimetri dalla GoPro che ho in testa. I pesci infatti sembrano molto più grandi e si vede anche dalla dimensione del fucile. Lo devo tenere a mente per i prossimi filmati. Faccio giusto un altro paio di riprese prima di andarmene via, perché comunque oltre a pescare io adoro stare sott'acqua e immergermi in questo mondo inesplorato e meraviglioso. Guardate ad esempio questo banco di salpe, è incredibile per me stare sott'acqua e potermi godere questi spettacoli che purtroppo sulla terra sono sempre più rari. E poi ovviamente il solito polpo, che fortunatamente anche stavolta sono riuscito a vedere. Questo è un bel esemplare, ma sapete che per un anno ho deciso comunque di non prenderli e di lasciarli. L'unica cosa che faccio per evitare che si abituino troppo all'uomo è quella di dargli un po' fastidio, soprattutto con le dita, per vedere se il polpo si ritrae e se ne torna nella satana. Bravo ragazzo! Che bello questo polpo! Ovviamente lasciamolo stare tranquillo. Oh, come sono stanco! Oh, ora mi cambio e noi ci vediamo su Sayonara o a casa. Boh! Sono di passaggio su Sayonara perché l'idea era quella di mangiare qui stasera, però in realtà ho pescato un po' di pesce, c'ho un nipotino piccolino, quindi stasera lo condividiamo con la famiglia. Vi faccio vedere Sayonara, stiamo facendo un upgrade con il tendalino per, diciamo, renderla sicuramente più vivibile, soprattutto durante l'estate. Considerazioni a caldo, devo dire che io sono impressionato comunque da come il fucile si sia trasformato, è di una precisione pazzesca. È ovvio che non potrà mai avere le caratteristiche di un fucile in legno perché è proprio una questione di fisica, quindi non c'è storia. Però comunque mi sono divertito, anche se non c'era un pesce, avete visto, non ci sono sardi, non ci sono spigoli, non ci sono orate, a parte quella, meno male che non gli ho sparato e ci avrei avuto la sicura. Comunque ora ci andiamo a cucinare tutto, anzi lo faccio cucinare alla mia famiglia, così non devo neanche fare nulla. La mia famiglia mi ha cacciato dalla cucina dicendo che non sono capace. Vediamo loro cosa sono capaci a fare. Ci sono tutti praticamente, quindi c'è un delirio in cucina gigantesco. E c'è anche mio nipotino che non vuole dire chi ha pescato il pesce. Flavio, chi ha pescato il pesce? Io. Ah. Bravo. Allora, visto che secondo me tutto deve continuare in famiglia perché non c'è cosa più bella di condividere il pesce. Certo. E mamma si è sempre arrabbiata perché quando sono andato via, diciamo, per lavoro non ho più portato il pesce. E io per un anno non ho più comprato il pesce e le persone che vivevano nel condominio dicevano: ah, adesso non mangi più il pesce fresco, non sai, non c'è più chi te lo porta. Comunque adesso, visto che stasera c'è stata una pescata comunque importante, allora stiamo facendo i pesci pappagallo al forno, stanno facendo perché io mi hanno proprio cacciato, e la pasta con i tordi, giusto? Giusto, con i pomodorini rossi. Allora, però freschi. ti sfido, visto che io dico sempre che sono buoni, adesso, mentre papà lì cucina tutto il resto, poi facciamolo cucinare, ci assaggiamo il cefalo. E tu mi dici qual è il più buono, se questo con le mele e la rughetta, oppure, aspetta, ora te lo metto pure a te, ecco ti ho fatto No, mangio da qui, mangiamo dai. da qui. O questo con le arance. Io già so qual è il più buono secondo me. Comunque diamo anche un parere onesto di come è il cefalo affumicato, che tutti dicono che è un pesciaccio. No, buono. È buonissimo, altro che il salmone. Buono. Allora, secondo te qual è il più buono? Per me questo con la mela. Per me quello con l'arancia invece.
Ma cosa c'è di più bello di condividere quello che si è pescato in famiglia, senza il bisogno di fare stragi? Con i tordi ci abbiamo fatto la pasta, altri li abbiamo fatti al forno e i pesci pappagallo li abbiamo fatti sia in forno che in padella, per farli mangiare soprattutto a mio nipote, che non ci ha lasciato nulla. Mangia questo pesciolino! Com'è? Buono. E se lo dice lui che era buono, sicuramente ci possiamo credere. E io, dopo aver mangiato un po' di pasta, vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Buono pesce.